Ciao a tutti, sono Davide. Allora oggi, come promesso, prepariamo la faraona ripiena. Attenzione! Questo canale non è adatto a chi ha problemi di colesterolo, glicemia o di pressione alta. Buona visione! Allora, nell'ultimo video dove ho fatto vedere come si disossa la faraona, vi lascio il link qua se volete andare a vedere, perché adesso la faraona naturalmente è già disossata, ve la faccio vedere come eravamo rimasti. Ecco qua. Adesso la andiamo a riempire. Vediamo gli ingredienti che ci occorreranno. La mettiamo un attimo da parte. Allora, io mi sono preparato 400 grammi di macinato misto vitello e maiale, macinato 2 volte assieme, un nodino di salsiccia circa 100 grammi, 100 grammi di ricotta, un ovetto, 100 grammi di parmigiano reggiano e sale e pepe. Adesso vado a impastare il tutto. Mettiamo l'ovetto, mettiamo tutto assieme e poi con molta pazienza andiamo a impastare. Il parmigiano non ce lo metto tutto perché ce lo metto pian pianino man mano che vedo se la carne si asciuga troppo o meno. Mettiamo anche il pizzico di sale e un pizzico di pepe, poi vado ad impastare il tutto. Ecco, guardate, quando vedete che l'impasto non si attacca più alle mani, l'impasto è pronto, l'avete mescolato abbastanza. Adesso lo metto un attimo da parte che vi faccio vedere cosa ci faccio. Allora, innanzitutto, prima di cominciare, vado a vedere se è sufficiente. Grosso modo, secondo i miei calcoli, per riempire questa faraona è più che sufficiente. Quindi glielo vado ad appoggiare un attimo dentro, faccio le mie prove di chiusura e direi che vada bene. Siamo perfetti. Quindi ne tengo un pochettino da parte che lo andrò a inserire nelle cosce, anzi ce lo mettiamo subito in questa maniera, così sono belle farcite. Ecco qua. E poi vado a stendere il mio impasto. Prendo un foglio di carta da forno e cerco di stenderlo così, qui non si arriccia, abbastanza sottile. Perfetto. Adesso con il coltello ci faccio una leggera tacca, così, distanti circa un paio di centimetri l'una dall'altra. E lo metto un attimo da parte. Mi sono preparato una fetta di lardo, è il lardo quello che faccio io, però diciamo lardo di colonnata, pseudo lardo di colonnata, lardo stagionato naturalmente. Adesso vado a fare dei listelli abbastanza spessi, così, e questo qua che facciamo così. Bene, torno a prendere in mano il mio impasto. Adesso io nelle scanalature vado a inserire un'asticella di questo lardo. Ecco, guardate, ho inserito un'asticella, uno stick di lardo circa ogni 2 centimetri. Adesso ci vado a mettere un po' di parmigiano all'interno, in questa maniera. Poi la farcitura potete anche sbizzarrirvi voi, io vi do un'idea di come la faccio io, insomma.
Ecco, quindi 100 grammi ci sono stati sufficienti sia per fare l'impasto che per fare la farcia. E poi ci vado a mettere delle fettine di scamorza affumicata, così, e così, fino a metà. A questo punto vado ad arrotolare il tutto. Cerco di compattare il più possibile. Ecco, guardate. Ecco, guardate, una farcitura particolare che poi la mia idea è quella di dare la fetta come se fosse un salame, insomma, con i suoi lardellini. Poi qua c'è il lardo che è saporito e va a insaporire per bene il tutto. Riprendiamo la nostra faraona, la andiamo a comporre. Ecco, allora io farei così, perché le ali tanto alla fine io le tiro via, perché le metto lo stesso in cottura, le metto lo stesso nella teglia. Le ali le tiro via perché danno un po' noia in questo momento. Vado a metterci dentro il mio bel ripieno e poi andiamo a chiudere. Ecco qua. Adesso pancetta fresca per tutta la lunghezza, io dentro non l'ho insaporita perché comunque il pesto è già saporito, c'è il lardo che un po' sprigionerà, però se volete darci una salatina io non l'ho condita all'interno, l'andiamo a condire poi esternamente. Allora, ecco qua, la pancetta non può mai mancare. Bene, diamo una bella salatina, anche perché sennò poi la pancetta è lofi senza un po' di sale. Mettiamo anche un po' di pepe, se avete potete mettere anche l'aglione o aggiungere altri aromi, insomma. Ecco qua. Allora, si potrebbe anche non legare, perché secondo me sta insieme lo stesso, però andiamo a darci una legatina per sicurezza, quindi con, aspettate che mi sposto un pochettino, ecco qua, con un po' di spago vado a fare una chiusura così a croce. Ecco fatto. E poi se volete possiamo farci la legatura classica d'arrosto. Ma non scappa, perché adesso la mettiamo in una teglia. Ci diamo solo 2 o 3 legate. Ecco. Mettiamo un rametto o 2 di rosmarino e poi le andiamo a mettere in una teglia. Allora mettiamo nel fondo della teglia il foglio di carta da forno,
questa maniera. Poi un altro foglio di carta da forno lo utilizzo per andare a coprire la mia faraona, così. Questo servirà perché andremo a fare una cottura a forno ventilato, dovrà cuocere 45 minuti, però facciamo la prima mezz'ora, la facciamo coperta, così si va a cuocere bene internamente e non si brucia la pancetta e la pelle esterna, perché sennò si brucierebbe molto prima che si cuoce all'interno della faraona. Quindi andiamo a metterci la carta da forno fuori mezz'ora, poi fra mezz'ora la andiamo a scoprire e lasciamo l'ultimo quarto d'ora scoperta, che così si va un po' a brustolire la pelle e anche la pancetta. Quindi mezz'ora più 15 minuti, 45 minuti, forno ventilato 180 gradi. Adesso ci vado a versare un po' di patate, perché è un peccato cuocerla senza patate. L'ho fatto. Metto un po' di salamoia bolognese che ha un altro che sale, aglio, rosmarino e sale e pepe. È già preparato, mettiamo un po' di questa salamoia, vado a infornare, ci vediamo fra 45 minuti per vedere com'è venuta la nostra faraona. Allora, la faraona è cotta, ha cotto 45 minuti come vi dicevo, ho girato naturalmente dopo un quarto d'ora le patate, le ho girate un pochettino, dopo la mezz'ora l'ho scoperto e l'ho lasciato cuocere. Adesso io l'ho lasciato raffreddare perché sennò sarebbe intagliabile e magari si divide tutto. Adesso andiamo proprio a vedere com'è venuto. Tiriamo via i rametti di rosmarino, poi ci facciamo un taglio più o meno a metà, così vediamo l'effetto che ci avrei voluto che venisse. E voilà. Mi sembra che la cottura sia perfetta. Adesso è ancora un po' caldino, l'ho soltanto, vedete, perso i liquidi, bisognava lasciarlo raffreddare un pochettino, però adesso vado a fare la prova assaggio. Tagliamo una fettina democratica, ecco, guardate. Lo sentiamo così. Allora c'è il lardo che gli dà quel salatino al centro, veramente ci sta veramente tanto. La carne naturalmente è saporita e anche morbida, non secca ma succosa, la carne macinata, l'abbiamo impastata proprio così per avere questo effetto, perché se non ci mettevate l'uovo, la ricotta, ecco io ho messo la ricotta, se non vi piace la ricotta potete metterci anche un po' di besciamella, però la ricotta è facile da trovare e non tutti amano la besciamella, quindi ci sta. E questo impasto dà proprio questo effetto morbido alla carne interna. Devo dire che io non sono un amante dei volatili, però no, ci sta, veramente buono. Veramente buono. Adesso ho sentito praticamente solo il macinato. Sento anche il pezzo della faraona sotto che è cotto veramente bene. Buono, veramente eccezionale, come dico io. Le alette si sono cotte, queste qua sono da rosicchiare proprio così, e le patate anche, direi. Adesso ne assaggiamo una e vi dico come sono. Una grossa così, perfetto. Buonissimo. Allora, semplice da fare perché poi dopo sono pochi ingredienti, basta soltanto avere la faraona disossata. Come vi dicevo c'è il video dove vi faccio vedere come la disosso, se no la trovate anche al supermercato già disossata, ma spendete qualcosina di più. L'interno io vi ho dato un'idea di come
l'ho voluta fare io, poi dopo naturalmente sbizzarritevi voi, potete metterci funghetti, funghi, sott'olio, sott'aceti, una fetta di prosciutto cotto, la mortadella, quello che volete. Direi che giusto, vi lascio sotto al video c'è la frecciolina, aprite la tendina, ci sono tutti i miei riferimenti e poi vi lascerò lì l'elenco degli ingredienti e i pesi per poter realizzare una faraona del genere, che qua ci mangeranno diciamo 5 persone, ecco, una bella faraona bella tosta. Va bene. Idea per la domenica, secondo me ci sta. Direi che il video si possa concludere, quindi se il video vi è piaciuto mettete un mi piace, che a me fa molto piacere, lasciate un commento sotto, nel bene e nel male naturalmente, e iscrivetevi al canale. Un saluto da Davide, alla prossima video ricetta. Ciao!